Nel blocco blu, rinominato Blue Stars, troviamo tantissime wrestlers con ottime possibilità di vittoria. Su tutte spiccano Utami Hayashishita, Maika e Mina Shirakawa. Sarà proprio una di loro a portarsi a casa la vittoria? Signori, konnichiwa! Io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Prima di procedere oltre, vi invito subito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Vi ricordo che per voi è completamente gratuito, ma per me vale moltissimo. Tornando a noi, il 5 Star Grand Prix 2023 è ormai alle porte e nello scorso video, che trovate ovviamente sul canale, quindi se non lo avete ancora visto correte a guardarlo, abbiamo esaminato il Red Stars. In questo video invece daremo spazio al blocco blu, rinominato Blue Stars, che annovera al suo interno 3 possibili vincitrici dell'intero torneo. Stiamo parlando di Utami Hayashishita, Maika e Mina Shirakawa. Ma andiamo per gradi e partiamo dalla lottatrice che a mio avviso ha meno possibilità di vittoria, Hanan. Hanan è un ottimo talento ed è ancora molto giovane, quindi sono sicuro che il futuro sarà molto roseo per lei. Io personalmente sono stato molto felice quando Hanan è stata annunciata come partecipante al torneo di quest'anno, ma credo che in un Blue Stars intriso di top star come questo sarà difficile per lei potersi imporre. Dunque credo che Hanan sarà quella che riuscirà a portare a casa meno vittorie, ma allo stesso tempo sono sicuro che saprà regalarci ottime prestazioni. Stesso discorso che possiamo fare in parte per Mariah May. È vero, lei attualmente detiene i Goddess of Stardom Titles insieme a Mina Shirakawa, ma essendo da poco arrivata in Stardom, penso abbia bisogno di maggiore esperienza per poter ambire a vincere il torneo. Detto questo, questa esperienza nel 5 Star Grand Prix 2023 per Mariah May potrà essere appagante, nonché darle quell'esperienza di cui al momento è sprovvista. Sono sicuro che anche lei, come Hanan, saprà regalarci ottime prestazioni all'interno del ring. Azumi ormai è una veterana della Stardom. Anche se ancora molto giovane, ricordo a tutti voi che compirà 21 anni il 1° ottobre, ha l'abilità per vincere e arrivare al top della federazione, il che sarebbe più che meritato. A mio avviso però non credo che sarà lei la vincitrice del 5 Star Grand Prix 2023, nonché del Blue Stars. Potrà sicuramente fare un percorso di tutto rispetto, ma dovrà accontentarsi solamente delle ottime prestazioni che saprà regalarci all'interno dei match, quello di cui ormai siamo più che abituati. Sì, perché quando si parla di Azumi sappiamo che la qualità dei match è garantita, essendo lei una delle migliori lottatrici al mondo. Passiamo ora alla nuova Wonder of Stardom Champion, Mirai. Mirai ha da poco vinto la White Belt contro Tam Nakano ed è pronta a dimostrare tutta la sua forza all'interno di questo torneo. Forza di cui ormai conosciamo il valore, ma proprio perché è già Wonder of Stardom Champion, credo che la sua vittoria finale sia impossibile. Anche lei sicuramente saprà regalarci ottime prestazioni, nonché ottimi match, ma alla fine una sua vittoria sembra alquanto improbabile. Giulia ha vinto il 5 Star Grand Prix lo scorso anno, quando in finale era riuscita a sconfiggere Tam Nakano, per poi battere Shuri a fine 2022 e a conquistare la Red Belt, laureandosi World of Stardom Champion.
Quest'anno però sembrerebbe aver per la testa altri progetti, essendo attualmente doppia campionessa. Sì, perché sta detenendo sia l'Artist of Stardom Championship insieme a Tekla e Mai Sakurai, che come avete potuto ormai notare non parteciperanno al 5-Star Grand Prix di quest'anno, e il New Japan Pro Wrestling Strong Women's Championship. Sicuramente Giulia non è un'avversaria da sottovalutare, ma con altri progetti all'orizzonte, la vittoria del 5-Star Grand Prix 2023 sembra solo un miraggio. Saori Hanu è da poco tornata in Stardom e da quando è tornata ha sempre offerto buone prestazioni, specialmente nell'Indian Strap Match contro Natsupoi. Parlando di Natsupoi, Saori, da quando è tornata in Stardom, ha avuto il piacere di entrare a far parte delle Cosmic Angels, stable attualmente formata, oltre che da Saori, da Tam Nakano, che ne è la leader, Natsupoi e Yuna Mitsumori. Sicuramente Saori Hanu sarà un'avversaria ostica per chiunque la trovi sul proprio cammino, ma anche in questo caso le possibilità di vincere il Blue Stars, nonché il torneo, per lei sono minime. Momo Watanabe è sicuramente una lottatrice che avrebbe bisogno di un rilancio. Momo avrebbe bisogno di tornare al top dopo essere rimasta nell'ombra per troppo tempo, e la vittoria del 5-Star Grand Prix le permetterebbe di fare tutto ciò. Le qualità in ring del membro di Oedo Tai non si discutono. Per chi segue la Stardom da più tempo sa che Momo Watanabe è una lottatrice di tutto rispetto. Ma purtroppo per lei e per tutti i suoi innumerevoli fans una sua vittoria è alquanto improbabile. Mina Shirakawa è sicuramente una delle maggiori candidate a vincere il torneo, grazie alla storyline che ne potrebbe scaturire essendo Tam Nakano la World of Stardom Champion. Sappiamo tutti che negli ultimi mesi tra Tam Nakano e Mina Shirakawa non scorre buon sangue. Sì, perché da quando Mina Shirakawa ha deciso di lasciare Cosmic Angels in favore di Club Venus, tra lei e Tam Nakano è sorta una rivalità che ha spinto le due lottatrici ad affrontarsi a Stardom Flashing Champions 2023 lo scorso 27 maggio, dove entrambi i titoli più importanti della Stardom erano stati messi in palio e dove abbiamo visto Tam Nakano sconfiggere Mina Shirakawa, laureandosi per un breve periodo Double Champ. Ricordiamoci come l'obiettivo di battere Tam Nakano sia diventata una sorta di missione per Mina Shirakawa, e la vittoria del 5-Star Grand Prix potrebbe permettere a Mina di affrontare di nuovo Tam Nakano per la Red Belt, in modo da poter chiudere la rivalità che è rimasta in sospeso forse per troppo tempo. Le possibilità dunque per Mina Shirakawa di vincere il 5-Star Grand Prix 2023 sono alte, ma c'è da tener conto che attualmente lei detiene i Goddess of Stardom Titles insieme a Mariah May. Quindi i suoi piani attualmente potrebbero portarla lontana dalla vittoria del torneo, nonché da una sfida contro Tam Nakano. La sorpresa di questo torneo potrebbe invece essere Maika, una Maika che con questa vittoria farebbe il salto di qualità che la porterebbe al top della federazione. Negli scorsi anni, grazie al suo team Koni Mecha, che si è ritirata ufficialmente lo scorso maggio, è sempre stata relegata nella categoria tag, ma ora che ha perso la sua storica compagna, deve assolutamente rilanciarsi in singolo, e vincere il 5-Star Grand Prix per Maika può essere l'occasione della vita. Nulla può impedire a Maika di vincere il torneo.
quindi credo che lei abbia molte possibilità di vittoria. A mio avviso, Maika è sicuramente una lottatrice da tenere d'occhio, che saprà comunque regalarci ottime prestazioni e ottimi incontri, e può davvero puntare alla vittoria finale. Detto questo, il mio pronostico va con Utami Hayashishita, non solo per quanto riguarda il Blue Stars, ma anche per la vittoria finale del 5-Star Grand Prix 2023. Credo che Utami Hayashishita sia la lottatrice più papabile per portarsi a casa la vittoria del torneo, nonché per andare a sfidare Tam Nakano in futuro. Da quando Utami ha perso la Red Belt ormai quasi 2 anni fa, è rimasta tutto sommato nell'ombra, e a parte la rivalità avuta di recente con Oedo Tai, non abbiamo molto altro da segnalare da quando appunto ha perso il titolo. La vittoria del 5-Star Grand Prix le garantirebbe la possibilità di tornare al top, dove una leader come lei merita di stare. A mio avviso comunque le 3 lottatrici che hanno maggior possibilità di vincere l'intero torneo risiedono proprio nel Blue Stars e sono Utami Hayashishita, Maika e Mina Shirakawa. Ora parola a voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti i vostri pronostici, nonché le vostre previsioni riguardanti il Blue Stars. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un like, di condividerlo con tutti, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e di attivare la campanella per non perdervi i contenuti futuri. Inoltre vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link dei miei altri social, quindi dategli un'occhiata. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie e alla prossima! Matane!